Non è che proprio ho ceduto, ho capito che il mercato stava cambiando e ho scelto di lavorare in collaborazione con un gruppo che avrebbe supportato la crescita della struttura e avrebbe permesso sia a me che alla mia squadra di avere più prospettive, di lavorare meglio e quindi sì, di crescere. Sono passati poco più di 6 mesi e devo dire che il miglioramento si vede, insomma, è sensibile. Non credo che questa sia una scelta che debbano fare tutti, ci sono delle domande da chiedersi prima, però per me è stata una scelta vincente. C'era bisogno nella struttura di un cambio di passo, perché altrimenti la struttura invece di crescere sarebbe sprofondata. Bisognava cambiare e io credo che forse anche l'uomo debba cambiare, ogni 10 anni debba cambiare modo di lavorare. Questo non vuol dire che io abbia perso la passione per la ricerca, che adesso sono sicuramente meno concentrato di quanto lo ero prima, rimango in contatto con quel mondo, però devo dire che mi ha dato molto soddisfazione mettermi in gioco su una cosa in cui non tutti scommettevano e adesso invece che ho raggiunto i miei obiettivi e li sto raggiungendo, cioè, è stata una soddisfazione. Ricercare quelle stesse emozioni che avevo quando ho iniziato a fare il veterinario, che volevo imparare, mi ha fatto molto piacere. Sono sempre stato attratto dalle persone che a un certo punto cambiano vita. Diciamo che il mio non è un percorso finito, lo sto facendo, però è qualcosa che consiglio, il poter cambiare vita e uscire da situazioni stagnanti. Ero molto contento di quello che avevo fatto, ma l'impegno era veramente notevole. Avevo capito di essere magari un bravo veterinario, ma essere manager di una struttura così grande non era una cosa scontata per me e quindi ho preferito continuare a vederla crescere, però supportato e protetto dall'aiuto di questa società. Non so se mi sento di consigliare, su questo argomento c'è una sorta di tabù in generale, cioè la gente forse perché ovviamente c'è una trattativa economica poi dietro e quindi tutti hanno vergogna di chiedere o anche hanno vergogna di far sapere i loro conti. Non è detto che sia una scelta giusta. Io quello che noto è che molte persone non si informano di quello che succede e fanno magari il passo in una direzione, quindi quella della vendita o della non vendita, senza aver perfettamente capito cosa succede prima e dopo. Quello che il veterinario, proprietario di struttura in questo momento deve fare è informarsi come avviene la trattativa, come gestirla, cosa può chiedere, sia in termini volendo eh, economici, ma sia in termini anche domani di modo di lavorare, di investimenti sulla propria struttura. Io quello che consiglierei è di rivolgersi a persone, cioè di dare attenzione a persone che ti danno attenzione, cioè mi è capitato di parlare con gruppi che sembravano essere interessati solamente a finalizzare la vendita perché magari nel gruppo c'è una struttura fatta di persone destinate all'acquisto, persone destinate poi a seguire la struttura. Non è detto che la persona con cui tratti al momento dell'acquisto poi sia la persona che ti segue, quindi il capire cosa succede dopo è molto importante, capire anche con se stessi quali sono i nostri obiettivi. La libertà di fare investimenti come vogliamo oggi, domani ovviamente passa attraverso un filtro. Se uno era un buon manager prima, probabilmente verrà apprezzato dalla struttura che lo acquisisce. Nella mia esperienza non è così, ma sarebbe sciocco, nel senso che se la struttura funziona bene, nessuno tenta di modificare un qualcosa che funziona bene. Le regole che vengono seguite sono quelle dell'economia. La squadra viene protetta e viene rassicurato anche l'ambiente che generava un buon lavoro prima, no? Viene assolutamente mantenuto. Sarebbe sbagliato, so che alcuni hanno tentato di farlo, no? Imporre delle regole che alterano l'equilibrio delle cliniche. Il nostro che poi è un lavoro in cui le emozioni sono molto parte dell'offerta che diamo,
che non è solo tecnica e professionalità, ma anche molte emozioni, il parlare con le persone, il comunicare notizie spiacevoli, cioè fanno parte del nostro servizio, e se tu non mantieni un ambiente sereno dentro la squadra, ovviamente non offri più lo stesso servizio. Vengono offerti gli strumenti per migliorarsi e per quindi avere una squadra di economisti che ti danno degli strumenti per misurare i cambiamenti, può essere d'aiuto nella crescita della struttura, che non va vista soltanto come produzione del vile denaro, ma miglioramento della qualità di vita di chi ci lavora dentro, pensare di poter offrire servizi per le persone che ci lavorano e anche un migliore servizio per i proprietari. Se la struttura cresce abbiamo accesso a diagnostica di secondo livello, ad esempio, no? Che magari prima non avremmo potuto. Ci sono alcuni che sono proprio professionisti, cioè ci sono ad esempio commercialisti o avvocati esperti in questo tipo di cessioni. È un'ipotesi da dover considerare. Ha un costo, però ti garantisce una tutela professionale in una fase di passaggio di una cosa che non hai mai fatto prima. E secondo me quello che andrebbe fatto è parlare con più gruppi possibili, in modo da capire che alcuni magari ti dicono delle cose solo per attirare la tua attenzione, e anche parlare con i colleghi che hanno appunto fatto questa scelta o che non l'hanno fatta, parlare con i colleghi e ascoltare le emozioni, perché molti fanno riferimento all'aspetto economico, ma è proprio una qualità di vita che può cambiare in meglio o in peggio se uno fa la scelta sbagliata, ma dipende da com'è la persona, da quanti soci sono, da che tipo di cambiamento uno si aspetta. Però io quello che noto anche parlando con amici, che poi si tende un po' a vergognarsi di condividere le proprie paure, le proprie emozioni, ma di fronte a un cambio di vita secondo me è bene parlarne. Io penso che parlarne con più persone, ascoltare più offerte possibili sia il consiglio che mi sentirei di dare. Oggi questi gruppi sono molto più conosciuti, quindi non è per niente difficile trovare persone che già si trovano all'interno di quel gruppo e dirgli: oh, ma dammi un po' un consiglio, tu come la vedi? Questo non vuol dire fidarsi ciecamente di quello che ti viene detto, ma comunque ascoltare le parole, vedere l'attenzione che viene rivolta a te come essere umano in quella trattativa. Probabilmente poi la stessa attenzione la ritroverai dopo, mentre invece se una persona si disinteressa abbastanza o è distratto da mille cose, probabilmente sarà distratto anche dopo e quel supporto che uno cerca magari non lo trova. Ma la paura di non avere il controllo di una crescita della struttura, avevo azzeccato molte cose, però c'erano veramente tanti aspetti che non riuscivo a controllare, ed cioè, lavoravo troppo e non avevo un controllo di quello che stava succedendo, e stava succedendo troppo velocemente. Non è stata una scelta di una settimana, è durata forse un anno, forse di più, ma in realtà è un percorso che ho iniziato perché ho parlato con diverse corporate. Poi alla fine ho scelto il gruppo che mi sembrava darmi un sincero supporto, che andava anche oltre quello che mi sarei aspettato dal punto di vista professionale. C'erano aspetti umani che effettivamente oggi sono assolutamente confermati. Adesso, adesso diciamo che la mia vita non è meno occupata di prima, anzi forse lo è un po' di più. Ci sono dei progetti in corso che mi portano a lavorare a un livello differente. Poi mi piacerebbe realizzare quello che volevo, che era cercare di stare anche più con la famiglia e dedicarmi un po' di più a me stesso, e mi sembra che ci sto riuscendo per ora. Però insomma è un percorso lungo e non è facile perché è un cambio di vita, però insomma io ho molto entusiasmo, mi diverto e sono ottimista.